Benvenuti al Teatro Regio di Parma, uno dei teatri di tradizioni più belli d'Italia. Un teatro che ha quasi la stessa vita del suo conterraneo più famoso, Giuseppe Verdi. Questo teatro infatti fu costruito fra il 1821 e il 1829, quando Verdi era poco più che un ragazzo. Lo volle Maria Luisa, la consorte di Napoleone, quella che dopo il congresso di Vienna ottenne il ducato di Parma, amministrandolo fino al 1847. Furono gli stessi parmigiani a chiedere a Maria Luisa un nuovo teatro, perché quello precedente, il ducale, non era più adatto alle loro esigenze, ed è così che nacque il Teatro Regio, con 1100 posti, un teatro all'avanguardia, dotato dal 1853 di uno speciale lampadario, l'astrolampo, una gigantesca costruzione di bronzo, cristalli, nata nelle fabbriche laccarie di Parigi. Il lampadario di Parma, quindi, è direttamente imparentato con quello dell'Opéra Garnier di Parigi o con il Teatro di Monte Carlo. Pesa 11 quintali e ogni tanto scende dal soffitto per farsi ammirare dal pubblico e dai visitatori del Teatro Regio. Un teatro che ovviamente un secolo fa non si presentava in questa maniera, la buca dell'orchestra era spostata quasi verso la platea, il palcoscenico usciva verso il proscenio, ma l'incanto è rimasto intatto. Uno dei grandi architetti che hanno contribuito a dare al Regio il suo attuale aspetto è stato Girolamo Magnani, un grande scenografo dell'Ottocento, uno degli scenografi preferiti di Giuseppe Verdi, che infatti lo incaricò di disegnare le scene della prima mondiale di Aida. È su questo palcoscenico che si sono esibiti i più grandi cantanti del Novecento e di oggi, ma anche un virtuoso d'eccezione, Niccolò Paganini, che è proprio sepolto a Parma. Ed è qui al Teatro Regio che ogni anno prende vita il Festival Verdi, la kermesse verdiana più importante del nostro paese. E a darci il benvenuto nel magnifico palco reale del Teatro Regio di Parma ci sono due teste coronate. Carlo III Borbone, grazie al quale il Teatro Regio fu rinnovato a metà Ottocento, e ovviamente Maria Luisa d'Asburgo-Lorena, per i parmigiani, Maria Luigia. E qui, ad altezza Astrolampo, siamo nel leggendario loggione del Teatro Regio, un luogo popolato da appassionati che da più di un secolo e mezzo animano la vita musicale della città di Parma, conquistandosi una fama peraltro che è andata oltre il territorio e il Teatro di Parma. Da questa prospettiva si gode uno spettacolo unico sulla sala del Regio. Come vedete, l'altezza è molto limitata, ci si deve raccogliere, stringere attorno a quel grande rito che è l'opera. E qui siamo dentro le scene di Elisir d'amore. In queste scene si muovono 33 burattini della collezione di Italo Ferrari, il grande maestro burattinaio, nato nel 1877, qui vicino a Parma, i cui eredi, Daniela e Giordano Ferrari, continuano una tradizione secolare che oggi ha sposato per la prima volta l'opera lirica. E qui siamo all'interno dei camerini del Teatro Regio, con alcuni dei costumi di scena. Questo per esempio è uno dei costumi di Nemorino. Nemorino è uno dei personaggi più interessanti dell'opera. Perché? Perché Nemorino non è il semplice tenore inconsapevole, innamorato, senza un motivo. È invece un personaggio consapevole dei suoi limiti e consapevole soprattutto dei suoi sentimenti. E la musica di Donizetti cercherà, riuscendoci, di cogliere tutte le sfumature del personaggio con un approfondimento psicologico che non aveva precedenti nel teatro d'opera dell'Ottocento. Ma sarà proprio la forza dei sentimenti di Nemorino ad avere la meglio sulle perplessità di Adina, la protagonista femminile, una donna estremamente moderna rispetto ai caratteri dell'opera italiana dell'Ottocento fino a quel momento.
Moderna perché Adina è già padrona dei suoi mezzi, è già padrona del suo destino, ci fa capire di poter scegliere, di essere in grado di scegliere il suo uomo. In questo caso il suo uomo, alla fine dell'opera, sarà proprio Nemorino. E siamo giunti alla fine del nostro viaggio al Teatro Regio di Parma, un teatro che ha attraversato l'Ottocento e il Novecento dell'opera italiana a braccetto, potremmo dire, con l'Elisir d'amore, che vide la luce nel 1832 al Teatro La Canobiana di Milano. Il Teatro Regio era stato inaugurato appena 3 anni prima da Zaira, un'opera di Bellini. Bellini e Donizetti, i due grandi maestri dell'opera italiana, prima che rifulgesse il genio di Giuseppe Verdi. L'Elisir d'amore ha quasi 200 anni, ma non li dimostra, è un'opera di una modernità, di uno spirito che potremmo definire tranquillamente contemporanea, e questo grazie al genio di Gaetano Donizetti, un uomo di teatro vero che sapeva infondere ai suoi personaggi quell'approfondimento psicologico che oggi ci fa guardare a questa favola con immutato stupore. Opera streaming in the heart of opera.